Allora, qual è il motore che permette a un rapporto di continuare? Ecco, questo cerchiamo di capire, questo che penso che sia un tema che per tutti possa essere interessante. Qual è il motore che permette di continuare un rapporto? Allora, il motore è ovviamente la trasformazione. Un rapporto non è fatto per omologare l'altro alla tua immagine o per sperare di trovare una persona, un uomo che faccia quello che tu, diciamo, immagini di volere o, come dire, un modello proiettivo interno, cosa che abbiamo fatto nell'1.0, nel primo rapporto. Ecco la profonda delusione del fatto dell'aspettativa, di non avere uno che risponde come volevamo. Ma questo è il rapporto bambino, non è un rapporto già più avanzato d'amore. Il rapporto d'amore invece è il rapporto di coltivare un percorso d'amore, che vuol dire che entrambi coltivano un processo di trasformazione. Cioè il rapporto che incomincia a essere pesante, incomincia a nascere lì. Quando inizia a litigare, a non darti più bene, ecco che lì nasce il senso della relazione. E tutti scappano a questo problema, guarda che è stato cattivo, guarda che mi ha risposto in questo modo. La profonda trasformazione di sé attraverso l'altro, il cammino che ti conduce alla fine di una storia all'amore e non alla persona, attenzione a questo punto, il cammino che ti conduce in un rapporto all'amore, tu costruisci un senso dell'amore, non è che costruisci il senso con la persona. Quindi entrambi costruite un percorso di trasformazione profonda dove bisogna smutandarsi, perché il rapporto richiede questo, profonda sincerità, trasparenza completa, durissima. I segreti sono banditi nel 2.0, ma a chi banditi? A se stessi. Perché la fedeltà la guardi per prima di tutto a te stesso, nella sincerità di vivere continuamente, ma non perché voglio fare il bravo, anzi ti dico pure delle cose anche che possono essere anche pesanti, ma perché voglio crescere, voglio capirmi, voglio consolidare questa rettitudine, non è una cosa che ce l'hai da oggi a domani. Quindi il percorsone qua si chiama trasformazione. Ora, allora, su questo tema possiamo incominciare a intuire che in una ragazione a un certo punto uno si rompe i coglioni e dice, guarda, io non voglio più crescere, voglio fermarmi qua, ti colpevolizzo a te che tu non mi hai rotto le balle, sei così così, e quindi ci sta, abbiamo tempi diversi, e quindi si può arenare per questioni di non trasformarsi. I rapporti si concludono per la difficoltà della trasformazione, non perché era sbagliato il partner, ma perché a un certo punto si cede a questo grande processo alchemico di trasformazione che richiede continuamente un rapporto. Dovete parlare 1 o 2 ore al giorno con il vostro partner e non una volta al mese, ma non parlare di cagate, parlare di voi stessi, di te, onorare te stesso e portare una giornata delle tue trasformazioni, delle parti tue. Dice, ma io con te avrei mal di testa. Certo, ma se tu non fai questo, il rapporto prima o poi entra nei cliché, consolida tutta una serie di sicurezze, non c'è cosa peggiore che rassicurare un rapporto perché lentamente si fa scontato, ti fai scontato e ahimè la porta vicina è quella della separazione perché ne tieni i coglioni di una situazione che non procede a sentirti vivo. Ma la passione diminuisce se tu non sei passionale. Se non hai passione di te, non hai trasformazione, non sei qualcuno che si sta scoprendo anche oggi e che ha cosa da donare. Ok, apro questo emolo per dire, ho tanto sofferto su questo tema perché c'è un misunderstanding profondo. Noi pensiamo di stare con qualcuno perché è bello, facciamo i figli, compriamo la casa, facciamo l'amore. Bello, sì, questa è l'anticamera. Poi dopo cosa c'è? Poi c'è il lavoro duro di trasformarsi. E ma io non ho trovato mai l'uomo giusto. Perdonami, non è che non hai trovato l'uomo giusto, è che non ti sei mai proposta in un modo corretto di accogliere la diversità. Una rosa va accolta con le spine anche, che ti fanno male, è lì la chiave di tutto. La rosa va accolta anche con le spine e le spine trasformano, perché siamo tutti pieni di storie, di difficoltà, ma se queste vengono proposte in un modo che uno vuole anche crescere e si scusa anche delle proprie dinamiche dentro il rapporto con l'altro, oh, che bello! Non c'è di più bello di un uomo che si apre della sua vulnerabilità, non lo ami di più, non lo ami di più una donna che fa vedere le sue parti e tu però devi essere attento ad accogliere queste e ripartire con le tue parti e onorare questa parte facendo vedere tutta la tua parte di difficoltà. Nella parte di trasformazione e di verità si genera l'amore. È proprio lì. E l'incontrario invece quando dico no, ho ragione io, no, tu così, lì si genera la distruzione di un rapporto. Quindi l'amore è qualcosa che continua a trasformarti.
Quando è che finisce? Quando uno dice no, guarda, basta, io ho la mia idea, si fa così, tu sei così, e allora va bene, cioè, lì è tutto il rallentamento e si impedisce la trasformazione. Quindi, come dire, nella visione cristiana potremmo dire, che uso questa perché qualcuno di voi potrebbe essere dentro a questo, è il Cristo al centro della coppia, cioè non è tanto la coppia in sé, ma l'atto di trasformazione di questo. Se vai al 2.0 però, che te lo dico, è il secondo matrimonio, inizia a capire queste cose, non lo capisce il primo, beh ragazzi, wow, tu fai per 4, non meno 4, perché se vai a 1.0 è una prigione dopo un po', o ti adegui. Peggio ancora, è come una specie di adeguamento sottile dove ti spegni lentamente. Perché dai, tanto lui così, tanto lui colà, ma questa cosa la sopporto, ma sì, che cos'è? Se invece tu questa cosa è un motore dove c'è sempre un confronto di verità, intanto c'è quando tu dici io sono con te, ma domani puoi darmi via da questa casa all'istante. Deve essere chiaro questo, lapidale, cioè tu non hai compromessi, non sei comprabile. Se c'è questo, ragazzi, sei corteggiata tutti i giorni e viceversa. Ma ci deve essere questa sensazione, cioè che non è niente di scontato, io posso andarmene domani. E quando lo vivi questo, che bello, cioè ti riconquisto sempre perché non sono sicuro. E non è perché ho fatto dei figli e una casa che questo mi dà sicurezza. Quindi questo friccico, e questo quando è che viene? Quando hai un rapporto sempre di essere sempre pronto a rischiare un po' tutto. Adesso ve la faccio un po' forte, ma è così di fondo. E questo genera però che cosa? Un motore di rinnovamento, di una passione, di ritrovare qualcosa di sempre nuovo, anche una bellezza, un eros, cioè non si spegne, perché non può spegnersi, perché è vita, perché è scoperta, perché noi continuiamo a evolvere e cambiare, quindi doniamo sempre all'altra cosa di nuovo e ci rinnamoriamo di noi e dell'altro.